La frase che avete letto nel titolo è quella che hanno detto la maggior parte delle persone che erano sedute di fianco a me durante la gara di MotoGP. Ma anche sui vari social il sentiment generale non è che fosse tanto diverso. Dopo la sigla, dove avrete giusto il tempo di iscrivervi al canale, giuro è gratis, parliamo del primo giro dove è successo di tutto, esplosioni, strisciate, eccetera eccetera, e tanto altro. Andiamo in ordine cronologico. Primo giro da fuori di testa con un Marquez impeperonato come non si vedeva da tempo, anche perché non ha corso, quindi direi che è normale. Tutto il periodo pre-rientro a raccontare che aveva cambiato l'approccio con il dolore, che aveva cambiato l'approccio alla gara, e poi se ne è fumati 6 all'esterno di traverso a caso. Ma allo stesso tempo sempre comunque over the limit, sopra il limite, in un momento dove, mio modestissimo punto di vista, dovrebbe veramente sforzarsi di riprendere un attimino gli automatismi e l'occhio prima di agire come l'istinto gli suggerisce. Invece frega cazzi, durante il weekend la lancia 2 volte, ne distrugge una, la butta giù dal burrone, fa salvataggi allucinanti come al solito ed è ritornato a fare salvataggi, quindi di forza nelle braccia sembra che ne abbia riacquistata. Insomma, il solito Marquez. Il primo botto che di fatto regala 20 punti a Bagnaia non è colpa sua, è figlio dell'aggressività di cui parlavamo prima. Manata di gas incredibile in curva 3, dove lo sanno anche i sassi che ci vogliono giusto quelle 5-6 curve per riscaldare il posteriore Michelin, e invece lui come al solito niente, 0-100 in questo modo. Gli si imbarca un pochino il posteriore e Quartararo gli ci finisce contro a velocità supersonica, esplodendo malamente. E lì non poteva fare veramente nulla per evitarlo, gli era attaccatissimo, addirittura ha cercato di andare un pochino a destra, ma niente, cioè lì quando uno davanti ti perde aderenza e tu sei full gas con una moto che ha 300 cavalli, diciamo che un oggetto che hai davanti che rallenta repentinamente è tosta scansarlo. Se nel primo contatto possiamo quindi dire che non era colpa sua, per il secondo con Nakagami io penderei di più dalla parte della colpa invece. Andiamo verso un evento che era evitabile. Sei in sella, senti una moto che ti entra nel sedere, lo so non è bello da dire, però ti entra nel sedere a una velocità supersonica, non pensi che ti sia successo qualcosa? Non pensi che ci possa essere qualcosina che non va? Soprattutto quando hai una sensibilità da pilota MotoGP, quando fai la prima piega a sinistra e poi l'altra curva a destra, lo senti subito che la moto ha qualcosa di strano, e non mi si venga a dire che non se n'è accorto, perché cioè, avete visto, no? Quindi rimanere in pista vuol dire mettere a rischio gli altri piloti, non solo la tua gara. Difatti dopo curva 7, nonostante avesse perso già tante posizioni perché la moto non andava bene, era comunque lì che cercava di accelerare, ha cercato di attivare l'abbassatore, che si è mezzo incartato con i pezzi della Yamaha M1 di Quartararo, e ha funzionato male, addirittura l'ha portato verso Nakagami. Non è stata una cosa voluta ovviamente, e qui c'è stato tipo il secondo mezzo scandalo tra parentesi, cioè quello di cui tutti parlano, il gomito che si è aperto di Marquez mentre andava contro Nakagami. Quello è un movimento automatico del pilota per evitare che quando appunto una moto ti viene vicino ci si incastri, insomma, no? E anche Nakagami, se vedete, anche lui cerca un attimino di proteggersi, ma è proprio una roba automatica, non viene fatto con cattiveria. Non è la classica gomitata da campetto di quinta categoria per spaccare lo zigomo, insomma. Il problema è che Nakagami era un pochino dietro e, allargando così il gomito con la parte sinistra del corpo, ha pinzato il freno del povero giapponese, facendogli fare un bel carambolone identico a quello di Quartararo. In ogni caso, anche qui il problema non è stato il fatto del contatto in sé, ma l'aggressività e il non capire di trovarsi in una situazione già compromessa, e quindi salvaguardiamo anche gli altri piloti, leviamoci dai coglioni, ho la moto che non va bene, no, non me ne frega un cazzo, finché ho 2 cerchioni che girano io vado avanti, cioè non va bene. In più, anche dopo la seconda botta con Nakagami,
ti giri, vedi che fai fumo, non so se hai visto che hai dentro dei pezzi di moto, ma comunque fai fumo perché ti fai tutta la cavolo di pista fino ad arrivare ai box. Prendi la moto, la parcheggi a sinistra e non metti a rischio nessuno. E invece no, devi andare rischiando di perdere pezzi, come poi è successo, che li lasci in mezzo, poi il marshal deve andare in mezzo alla pista a recuperarli, inciampa. With Russell Ingall. Oh, dearie me. E non è una bella cosa. E tutto questo lo puoi evitare. Mark, lo sai, io ti ho sempre difeso un sacco di volte, ma stavolta, mannaggia. Mi è sembrata semplicemente una mossa molto egoistica che non mi è piaciuta. Detto questo, per il resto, cosa vogliamo dire di Pecco ed Enea? Spaziali. Pecco è sempre su buonissimo livello, Enea anche lui sta diventando molto costante. Sia a Misano che ad Aragon hanno fatto la differenza, è andato 6 secondi al terzo e questo non è un caso. Giustamente Bagnaia, sapendo che Quartararo era caduto, non ha fatto il matto per cercare di arrivare davanti a tutti i costi, cioè anche a sto giro quei 20 punti erano fondamentali. 4 vittorie di seguito più un secondo posto sono oro, perché adesso è veramente a pochi punti dalla vetta. È un mondiale che fino a 5-6 gare fa era neanche pensabile. In questo momento si sta rimaterializzando davanti agli occhi degli uomini di Borgo Panigale. Un'altra cosa secondo me molto positiva è che finalmente con questa vittoria di Enea ci siamo levati un po' dalle palle questo discorso degli ordini di scuderia e via dicendo, anche come l'ha ripetuto Pecco a fine gara, come potete leggere qui sotto da qualche parte, o almeno come pilota lui l'ha chiarito che non vuole aiuti, ed è giusto così. Alla gente sto discorso, cioè è un peccato, perché cavoli, Pecco è uno che è straumile, strabravo, l'avete visto anche nell'intervista che ho fatto con lui al VDV. Non si merita questo odio ingiustificato, così come tutti gli altri piloti, che qua poi arriverò all'altro punto. I giornalisti, per cavalcare l'onda Marquez che ritorna e è a mezzo secondo dopo un turno, sminuiscono gli altri. E dal mio punto di vista i ragazzi che ci sono adesso, anche se non hanno nomi altisonanti come Marquez, Lorenzo, Pedrosa, quelli della vecchia guardia, in pista fanno cose, se non migliori, veramente molto simili. Battono record su record, vincono mondiali, ma sembra che non siano legittimati a prendere lo scettro dai mega campioni con i big nomi del passato. E sono contentissimo che Marquez sia tornato, perché finalmente, grazie a lui, alla massima potenza, se verrà battuto potremo avere questo scambio generazionale finalmente tra forse il pilota più forte di tutti i tempi e la nuova generazione. E forse oltretutto un maggiore interesse verso questa MotoGP che almeno oggi ci ha divertito un sacco. Speriamo ci siano altre gare del genere. Per concludere, d'ora in poi ci sarà sempre il premio Ditta Demolizioni Approved, con il meglio del peggio del weekend, ovviamente a mio insindacabile giudizio. A pari merito inserirei lo sclero di Zarco durante l'intervista con Triolo, dove gli era stato chiesto appunto da Rosario una domanda veramente banale, cioè il fatto che non si trovasse più benissimo e perché c'era questo momento un attimino di difficoltà e come pensava di risolverlo. Lui ha pensato bene, cioè se l'è presa sul personale, sti francesi che la prendono sul personale, si è tolto l'auricolare dicendo: quando parlate di merda di me mi sta sulle palle, e ha preso e è andato a raccogliere le patate. Dicono tutti che faccio merda, ma ti dico di no. No, ma io non ho detto questo, anzi volevo dire che Diventano sempre più suscettibili questi piloti. Oltre a questo, ragazzi, secondo me sta scena è irraggiungibile, perché io non l'ho vista neanche nelle prove libere con gli amici pane e salame, cioè uno che sta partendo, gli spegni la moto, gli è spento la moto, gli togli le chiavi. No, bene, è successo durante la Moto 3, dove un pilota del team Tech3 stava partendo dietro a un pilota del Max Racing Team per ciucciargli un po' la scia, cosa che in Moto 3 succede sempre. E cosa hanno pensato bene di fare i due meccanici del Max Racing Team? L'hanno placcato, sì, cioè l'hanno preso. E giustamente questo girato fa:
cazzo state facendo? E si sono presi uno spintone da un altro meccanico del team Tech3. Non so veramente cosa dire. Risultato, questi due meccanici bannati per ben 2 gare dal paddock MotoGP. E non so poi cosa succederà, insomma, nel team, perché c'è anche da dire che potrebbero essere seccati. Bene, questo post GP è finito. Andate in pace e vi dico, se sabato e domenica foste nei paraggi di Cremona, durante il MES farò una cosa molto carina che vi avevo anche promesso in passato. Non dico niente, non spoilerò niente. Quindi, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.